Amici reporter del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi in compagnia di Gioele Porrini parleremo di orchidee, logicamente, e parleremo del rinvaso. Andiamo a chiedere a lui qualche buon consiglio su come effettuare questa operazione. Eccoci qui, Gioele. Allora, come si fa, come si effettua il rinvaso di un'orchidea? Sì, noi qui abbiamo una Phalaenopsis che ha necessità di essere rinvasata perché, più che altro perché il composto in cui è coltivata ormai ha quasi un anno, quasi 2 anni praticamente, e quindi è ormai da cambiare. Come vediamo è una pianta in salute perché ha radici verdi con apici vegetativi attivi, e sicuramente avrà delle radici marce o secche. Qui vediamo gli steli fiorali delle fioriture precedenti, e poi su alle ascelle delle foglie fiorirà la volta successiva. Quindi vai a cambiare il bark perché appunto ha compiuto 2 anni, Sì, giusto? perché ha compiuto 2 anni, circa ogni 2 anni sarebbe una buona regola quella di rinvasare ogni 2 anni per appunto le orchidee come la Phalaenopsis, che vengono bagnate comunque più di frequente, che quindi non fanno il riposo in inverno. Ecco, quello che i passaggi da fare per il rinvaso è togliere la pianta dal vaso, dal suo vecchio vaso, quindi di solito è piuttosto radicata. Ormai praticamente vedete che il pane di radici aveva colonizzato tutto il vaso. Quello che facciamo è togliere tutta la vecchia corteccia che aveva, proprio la togliamo togliendo tutto il composto degradato che c'è all'interno, togliamo proprio tutto, perché dovendola cambiare non ha senso che noi manteniamo nessuna parte del vecchio substrato. E questa, diciamo, è la prima fase, quella appunto di liberare le radici dal vecchio substrato. Dopodiché adesso dobbiamo guardare attentamente com'è lo stato di salute delle radici. Allora, qui vediamo una Phalaenopsis del tutto in buono stato. Vedete che voi troverete delle radici verdi e delle radici invece un po' più chiare, delle radici bianche. Questo è normale perché le radici che lavorano più profondamente nel vaso non prendono la luce e quindi di fatto rimangono bianche, un po' come le patate che sottoterra appunto rimangono bianche, mentre invece quelle che rimangono alla luce diventano verdi e si lasciano tutte. Quello che noi andremo a togliere saranno solamente le radici secche e le radici marce, che in questo caso sono praticamente nulle, cioè non ne vediamo, però se ce ne dovessero essere noi dobbiamo assolutamente toglierle, perché in questo caso è in buonissima salute. In questo caso è in buona salute, sì, siamo stati fortunati, abbiamo preso una Phalaenopsis che è in buona salute. Di solito durante il rinvaso, se dovesse capitare che si rompono delle radici, non è un problema, può capitare, però sicuramente, ecco, quello che possiamo vedere qui, voi vedete che c'è una radice che è secca, e allora noi prendiamo le forbici, le immergiamo nella candeggina perché è sempre un buon modo per disinfettarle, e tagliamo proprio alla base dove inizia la radice secca. Ecco, voi vedete che questa radice ha una parte secca e poi ha una parte invece verde. Noi in ogni caso, siccome qua ha già iniziato a deperire, noi la tagliamo anticipatamente in modo tale che prima che la radice marcisca noi l'abbiamo eliminata. Già che ci siamo, togliamo anche parte del vecchio ramo a fiore, quindi lo togliamo in modo tale che non abbiamo. E praticamente la nostra pianta in questo modo è pronta per essere rinvasata. Bene. A questo punto Lo rifacciamo nello stesso vaso? no, il vaso si cambia sia per una questione di igiene sia di solito per una questione di dimensione, perché come avete visto le radici erano piuttosto strette nel vecchio vaso. Noi prendiamo un vaso nuovo e pulito di una mezza misura più grande, non di più. L'errore che si può fare durante il rinvaso è quello di mettere vasi troppo grandi. In realtà negli orchidee o si mantiene lo stesso vaso o leggermente una mezza misura di più, non oltre, perché di solito non hanno una crescita tale per cui. Allora a questo punto noi rimettiamo le nostre radici nel vaso. Ecco, una cosa importante: prima la pianta, poi la corteccia, perché in questo modo le radici possono andare a pescare nella parte più fonda
del vaso senza problemi. Vedete che a questo punto la pianta è entrata nel vaso perfettamente e noi la lasciamo. A questo punto usiamo un bark che è 12-18 mm, quindi un bark medio, e piano piano riempiamo il vaso, riempiendo tutti gli spazi tra le radici con la corteccia. Picchiettiamo sempre per far sì che la corteccia vada al suo posto. Giriamo il vaso dall'altra parte e facciamo l'altra metà. Alcune radici vedete che rimarranno fuori, è normale, è una pianta epifita, non dimentichiamoci, vive sugli alberi, quindi è normale che alcune radici rimangano fuori. Premiamo leggermente per far assestare le parti più fonde nel vaso e dopodiché questa pianta praticamente è stata rinvasata. La raddrizziamo leggermente e riempiamo ancora le ultime parti rimanenti e il rinvaso praticamente si è concluso. Non dimenticate mai la prova del 9, cioè quella di prenderle per le orecchie. Vedete che prendendola per le orecchie la pianta praticamente è solida e sta nel vaso così come l'abbiamo messa. Non andremo a bagnarla subito? Non andremo a bagnarla subito perché, come abbiamo già detto a più riprese, quando noi rinvasiamo, facciamo una divisione, effettuiamo comunque dei tagli e questi tagli sono una via d'ingresso per i patogeni e quindi è sempre meglio non bagnare subito per non esporre la pianta a dell'acqua libera. Ricordatevi che l'acqua libera è sempre un potenziale veicolo di una qualche malattia, quindi bisogna darla solamente quando la pianta è nello stato di poterla assorbire in modo regolare. Perciò qualche giorno è sufficiente? Sì, qualche giorno affinché i tagli sulle radici eventuali che abbiamo fatto o su alcune parti della pianta abbiano il tempo di asciugarsi e quindi di diventare poi di fatto immuni all'ingresso dei patogeni. Benissimo, ringraziamo Gioele per questa dimostrazione pratica che ci ha dato. Come sempre vi chiediamo di mettere un bel pollice all'insù e soprattutto di lasciare un commento in calce a questo video. Ciao, alla prossima!